In un video precedente ho spiegato il punto luce deviato o la famosa deviata. Ora la domanda è possibile aumentare i punti di comando, magari inserendo un ulteriore deviatore per portare a 3 i punti di comando, o 2 deviatori o un interruttore? Beh, non è possibile inserendo un deviatore o un interruttore, ma è possibile farlo inserendo un nuovo componente che spiegheremo in questo video. Ma analizziamo il circuito. Come è possibile far sì che inserendo un nuovo dispositivo la lampada possa accendersi da 3 o anche più punti luce? Lo si può fare solo invertendo queste linee. Se noi analizziamo bene il circuito, come detto in precedenza, in questo caso, se entrambi i deviatori sono posizionati su 1, la luce si accende. Se sono posizionati entrambi su 2, la luce si accende. Se uno dei deviatori è posizionato su 1 e l'altro su 2, la luce risulterà essere spenta. Ma allora come possiamo fare? Prendiamo questo caso. In questo caso la luce, come potete vedere seguendo lo schema, risulterebbe accesa. E quindi per spegnerla? Per spegnerla non bisogna fare altro che invertire queste due linee. Ad esempio, qualora io interrompessi questa linea e incrociassi le due linee, la luce che in questo schema era accesa risulterebbe spenta, perché come potete seguire il circuito, lo stesso sarebbe interrotto. E quindi come possiamo fare? Interponendo tra i ritorni di ballottaggio un invertitore. Ma che cos'è un invertitore? Un invertitore permette appunto di invertire l'uscita rispetto alla sua entrata. Ad esempio, posizionato in questo modo, avremmo collegato il morsetto 1 col morsetto 3 e il morsetto 2 col morsetto 4. Ma premendolo, le uscite si invertiranno, ovvero il morsetto 1 sarà collegato al morsetto 4 e il morsetto 2 sarà collegato al morsetto 3, ribaltando completamente l'uscita. Un invertitore si presenta come un interruttore o un deviatore, ma ha questa particolarità: ha 4 morsetti, 2 di ingresso e 2 di uscita, anche se poi l'ingresso e l'uscita non sono vincolanti, possono essere benissimo invertite. In una determinata posizione, ad esempio questa, il morsetto 1 fa capo al morsetto 3, il morsetto 2 fa capo al morsetto 4. Premendolo, il morsetto 1 si incrocerà con il morsetto 4, il morsetto 2 si incrocerà con il morsetto 3. Ora qui potete vedere benissimo che c'è scritto 1 e 1 e 2 e 2, giusto per fare capire la linea, qual è l'ingresso e qual è l'uscita, ma il funzionamento è il seguente: in questo stato questo morsetto sarà collegato con questo e questo morsetto con questo, in quest'altro stato questo morsetto sarà collegato con questo e questo con questo. L'invertitore può funzionare da interruttore collegandolo in questo modo o anche in quest'altro, e anche da deviatore collegando il ritorno lampada o la fase sul verde e i ballottaggi sul rosso. Le possibilità di collegamento aumentano se si incrociano i contatti. Per spiegare bene il funzionamento dell'invertitore utilizzo questo semplicissimo circuito. Ho fornito una bassa tensione continua all'ingresso dell'invertitore stesso e in uscita ho collegato il multimetro. Lo stesso ci indica 12 volt circa. Ora, premendo l'invertitore, l'uscita verrà completamente ribaltata, come potremo vedere dal multimetro. Infatti, in questo caso, adesso ci sono sempre i 12 volt, ma in questo caso col segno negativo. Questo è la famosa deviata che ho illustrato in un video precedente. Come possiamo vedere, accendiamo da un punto, accendiamo dall'altro, accendiamo da un punto e spengiamo dall'altro.
Ora, inserendo l'invertitore al centro, come illustrato precedentemente sullo schema, potremo aumentare il numero di punti di comando. Bene, adesso i punti di comando sono diventati 3. Accendo e spengo da una parte, accendo e spengo dall'altra, accendo e spengo dall'altra parte, accendo, spengo, accendo, spengo, accendo, spengo, accendo, spengo. È possibile inserire quanti invertitori volete lungo la linea di ballottaggio, te ne potete inserire anche 20, però poi dopo dal punto di vista del cablaggio questo circuito comincia a diventare sconveniente, perché cominciano a esserci troppi fili da passare nel circuito. Questo circuito va bene qualora aveste a disposizione un punto luce deviato e vogliate inserire un terzo punto di comando senza alterare proprio il circuito, ma qualora avesse la necessità di comandare un punto luce da 3 o più punti, questo circuito comincia a essere sconveniente. Converrà inserire un relè che comunque sarà oggetto di un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.